Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per gennaio 2025. Wow, abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine. Periodo di compimento, di raggiungimento di alcuni risultati, periodo di completezza, può anche far riferimento eventualmente ad un viaggio, ad uno spostamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Per chi poi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi è in partenza a gennaio il corso di livello intermedio sempre di tarocchi intuitivi. Comunque trovate tutto in descrizione, io lì inserisco sempre i corsi, le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi una mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia predestinata per il mese di gennaio. Ok, partiamo con un'imperatrice. Abbiamo il diavolo, un 3 di pentacoli, un 6 di bastoni, una regina di bastoni, un 9 di spade, abbiamo un fante di pentacoli e una carta volata alla recupero ragazzi, e un re di spade. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un pochettino com'è il movimento energetico, dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia e via dicendo. Partiamo da questa imperatrice che è una bellissima carta per partire, è una carta di potere personale. Vedendo l'imperatrice al mondo ho come la sensazione che abbiate già raggiunto un certo tipo di risultato. Andiamo a vederla. È una carta che parla di abbondanza economica. Qui abbiamo un 3 di pentacoli che avete già qui e un 5 di spade. Voglio un'altra carta per 4 di spade. Allora, devo dire che sì, l'energia è effettivamente quella di creazione, però siccome abbiamo un 5 di spade al contrario, quando c'è tanta energia femminile e carenza di energia maschile, quindi tanto polo positivo e poco polo negativo, è come se fosse energia sparsa, cioè si fanno magari tante cose e non si riesce a finire nulla. Credo che qui, in questo progetto, in questa parte creativa di voi, in questo momento creativo di voi di gennaio, ci sia come la voglia di fare, magari fate anche, però è come se non sapeste bene da che parte andare, è come se ci fosse della confusione su come procedere. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un fante di pentacoli e un mago. C'è questa cosa di iniziare
Anche i fanti di solito sono inizi. Però con questo diavolo credo che ci sia o una forzatura, qualche tipo di tossicità, qualche tipo di questione egoica, di risultato egoico. E mi verrebbe anche da dire qualche forzatura, come se steste cercando di forzare o una relazione o una situazione. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. 6 di spade, fante di coppe e 6 di bastoni che avete già qui. È come se nel mese di gennaio ci fosse qualche cosa che vi impegna. Mi verrebbe anche da dire che vi costringe vedendo questo diavolo, cioè sapete quel devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro. È un po' una costrizione il fatto di essere sempre nel fare, nel dover compiere. C'è solo una marea di responsabilità, sento. Come se doveste affrontare qualche cosa. E per molti è un nuovo inizio che implica varie responsabilità. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, abbiamo un 9 di coppe. E un 10 di pentacoli. Devo dire, perché il 6 di bastoni c'era già qui, no? Io credo che qualcuno stia cercando un obiettivo in particolare e che stia probabilmente lavorando per dare inizio piuttosto che per spingere questo inizio, questo compimento, questo risultato, cioè come, ok, voglio raggiungere, non lo so, 200.000 euro di fatturato l'anno e quindi spingo, pubblicità, clienti, promozioni, insomma. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un re di coppe e un 5 di coppe. Credo che qui sia molto importante la facciata, cioè come il mondo vi vede in questo mese di gennaio, non tanto come vi sentite voi, a parte che mi sembra che partendo con questa imperatrice non stiate poi così male. Sì, è vero, c'è un 4 di spade, c'è bisogno di recuperare le forze, probabilmente anche questo diavolo un po' stringe, ci sono tante cose a cui pensare. Può essere anche che arriviate stanchi da dicembre, effettivamente, però è come se doveste guardare al futuro. Sento che vi manca sonno, come se aveste bisogno di dormire. Però ci saranno tempi in cui potrete poltrire. Adesso è come se fosse il momento di agire. Il mago è una carta numero 1, è una carta di azione. Andiamo a vedere il 9 di spade. 7 di spade e cavaliere di coppe. Allora, o qui con questo 7 di spade al contrario, ragazzi, vengono fuori cose che ignoravate, di cui disconoscevate l'esistenza, però con questo 9 di spade vi devo confessare che potreste avere dei grattacapi nel mese di gennaio. Qualcosa mi dice che potrebbero essere legati a questo diavolo. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Re di pentacoli e 2 di pentacoli. È come se qualcuno iniziasse con questo fante di pentacoli a studiare,
ad informarsi, come se ci fossero dei nuovi percorsi. Uno, che vi permettono di capire cos'è la tossicità nelle relazioni e come ovviarla, come gestirla. Per qualcun altro si tratta di fare come dei corsi di contabilità fast, veloci, perché ho come la sensazione che dovrete monitorare il o la partner nella gestione finanziaria ed economica nel mese di gennaio. Adesso poi quando parleremo dell'amore ve lo dico meglio. Andiamo a vedere il fante di spade. Eremita. Scusate, il fante è un re di spade. Eremita è papa. Guardate ragazzi, con il mago, il re di spade, il diavolo e il sette di spade al contrario, ho come la sensazione che ci sia aria di qualcuno che voglia in qualche modo fregarvi, manipolarvi, mi verrebbe da dire, come se qualcuno intorno a voi cercasse di approfittare. Mi viene da dire della vostra abbondanza, considerata l'imperatrice, quindi prendetelo come vi risuoni, possono essere soldi, possono essere tempo, può essere saggezza, può essere risorse, idee. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore. Adesso io qua faccio un accenno, poi le letture specifiche proprio per l'amore usciranno prossimamente. Allora, se partiamo dall'amore, qua devo dire ragazzi che se siete single ci potrebbe essere una persona interessante effettivamente, ma vedendo 7 di spade, insomma un po' tutte le carte che vi dicevo prima e vedendo anche il re di spade al contrario e il 5 di spade al contrario, vi dico, non credete a tutto quello che vi dicono. C'è un 7 di spade, parla di bugie, di verità non dette, quindi non credete a tutto quello che dicono. E soprattutto, siccome abbiamo anche un diavolo, che nelle relazioni interpersonali può parlare di tossicità, se per caso vi rendete conto che l'altra persona vi sta stringendo, vi sta controllando, vi sta forzando a fare qualcosa, dategli un alto là. Mm? Potrebbe essere più giovane di voi, questa persona, o della stessa età o più giovane di voi. Ehm, io non credo che sia consapevole di questa forzatura. Ah, e tenete anche presente una cosa: due persone possono essere prese singolarmente le persone più pacifiche e buone di questo mondo, ma nel caso in cui si uniscano si può scatenare una relazione tossica. Quindi non è detto che necessariamente uno dei due sia tossico, ma può anche essere che due persone, diciamo più o meno in equilibrio, incrociandosi creino dinamiche tossiche, ok? Quindi non è detto che la tossicità sia propria di uno dei due partner, può anche scaturire dall'unione di due persone. Se siete in coppia, io sento come una forzatura, ragazzi, a far qualcosa, a intraprendere un nuovo cammino, a fare mettere in piedi qualche tipo di progetto. Però, se per caso ci sono dei soldi da investire in questo progetto, fatevi guidare piuttosto da qualcuno, perché sento che le scelte che farà il vostro o la vostra partner non saranno delle migliori e non vi nego che potrebbe anche, soprattutto se conoscete poco la persona, potrebbe anche essere lì per fregarvi del denaro, delle proprietà, degli averi. C'è qualche cosa che mi puzza, sinceramente, quando delle carte penso al denaro di coppia, mm? O il denaro che deve investire la coppia. C'è qualcosa che non torna, quindi fate attenzione, soprattutto se vi mettono fretta, anche se fosse un contratto lavorativo, quando c'è qualcuno che ha fretta è perché c'è qualcosa che non va, qualcosa che stride, voi piuttosto prendete tempo.
L'unica cosa, l'unico neo negativo se vogliamo. Per quello che riguarda le relazioni invece un po' così, ecco, lì sento che avresti bisogno di una guida, avresti bisogno di qualcuno che vi dice, guarda, fino a qui puoi magari aspettare, puoi portar pazienza, puoi perdonare, ma da qui in avanti nessuno lo farebbe, ok? Quindi è come se avessi bisogno di capire dov'è il limite tra l'accettare e il reagire. È un po' come delimitare la vostra zona sicura, il vostro, mi viene da dire il vostro cerchio di felicità. Per quello che riguarda i figli, allora, se ne avete già, devo dire ragazzi che, che vi daranno non poche soddisfazioni. Credo che qualcuno potrebbe anche laurearsi in questo periodo, ottenere finalmente quel tipo di lavoro che voleva, quel tipo di diploma, laurea, studio, attestato, concorso, non so, vedo dei risultati che arrivano da quel punto di vista lì. Se siete in cerca di figli, ho come la sensazione che sia un buon periodo. Gennaio, chissà perché ho detto giugno. Mm, Se invece figli non ne avete o magari sono già grandi, non lo so, e non è quello il vostro caso, si può parlare di progetti. E qui già ne avete con questa imperatrice e questo 3 di pentacoli all'inizio del mese. E ho la sensazione, ragazzi, che grazie a questi progetti riuscirete ad arrivare a dei contratti, come se riusciste a portare a casa dei soldi, ma tanti soldi anche, no? È come se fosse qualche vostro progetto che finalmente riuscirete a monetizzare. Per quello che riguarda la famiglia e le persone intorno a voi, allora io qui ho la sensazione che qualcuno stia spingendo per fare dei cambi a livello di dinamiche familiari, piuttosto, non lo so, mi fanno vedere un condominio, quindi potrebbero anche essere i vicini, io dico le persone intorno a voi, quindi anche i vicini, e vedo come un condominio da pitturare, da ristrutturare, insomma, mi fanno vedere la facciata di un condominio. Quindi ci potrebbe essere qualche tipo di investimento da dover fare in quel senso lì, però tutto sommato diciamo che le acque sono abbastanza tranquille. Per quello che riguarda il lavoro. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, è facile che troviate un lavoro. Potrebbe anche essere in effetti di un certo tipo, continuativo nel tempo, diciamo. Non voglio dirvi a tempo indeterminato, ma siamo lì, quasi, cioè come se fosse una cosa stabile. Magari è un lavoro che si rinnova, come contratto di 3 mesi in 3 mesi, però è un contratto a lunghissimo periodo, ok? Per capirci. Se siete occupati, dipendenti, non so perché, ma credo che se ne andrà qualcuno più in alto di voi, qualche capo, qualche responsabile, ho come l'idea che potrebbe esserci uno spostamento, un movimento. E perché no? Vi dico che potrebbero anche offrire a voi quel posto, ma fate attenzione, perché ho la sensazione che dal di fuori sembra una roba rose e fiori, però poi quando siete dentro il lavoro potrebbero esserci dei grattacapi effettivamente. Niente di che, tutto risolvibile, ok? Quindi diciamo che vedo o aumenti di livello o aumenti di stipendio, di responsabilità, insomma di ruolo. Mm? Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora io qui ho come la sensazione che potrebbero arrivare nuovi clienti, nuovi contratti, ma è come se vi avvisassero di non associarvi con persone. Cioè, piuttosto fatevi guidare da una guida esterna e poi prendete le decisioni per conto vostro. Però è come se vi dicessero di non creare associazioni, perlomeno nel mese di gennaio. Arriviamo ai soldi.
Io credo che questo, ragazzi, è il tasto più dolente del mese, non perché non ve ne entrino, ma perché sento che qualcuno potrebbe spenderli al gioco, quindi avere proprio il vizio del gioco, e bruciarsi magari ehm, quella fonte di risparmio, diciamo così. Ma se avete soldi in comunione con il o la partner, fate attenzione perché questo dispendio potrebbe non essere il vostro, potrebbe essere quello del vostro partner. Quindi tenete sott'occhio il conto perché credo che qualcuno spenderà soldi senza dirvelo. E quando voi andrete perché volete iniziare un nuovo corso di studi, perché vi siete presi bene per un nuovo hobby, perché volete mettere in piedi il vostro progetto, non ci sarà il polmone di denaro che voi pensate ci sia. Quindi controllate sempre il conto corrente nel caso soprattutto ce lo abbiate in comune con qualcun altro. Può anche essere, non necessariamente deve essere la relazione romantica di due partner. Se per esempio vivete con, non lo so, vostro fratello, la mamma, non lo so, può essere la persona con la quale avete il conto corrente, mm? O con la quale condividete le spese, ecco. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, devo dire che vi sento bene, tutto sommato, vi sento nel vostro potere personale, come se niente vi muovesse, niente vi spostasse, avete in testa questo obiettivo e con il Papa alla fine ci arrivate, ok? Per qualcuno si tratta proprio di ufficializzare un qualche situazione, qualche presa di coscienza, qualche decisione. Sì, potrebbe esserci una scelta del tipo, boh, basta, adesso vado avanti da solo. E può essere lavorativa, purtroppo anche romantica, ragazzi. Ho come la sensazione che qualcuno abbia voglia di togliersi roba vecchia dalle spalle, magari la relazione vecchia dalle spalle. Non è che veda rotture, sinceramente, più avventure, come se avessi bisogno del sale. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Solitudine ed è la carta dell'eremita e ce l'avete già lì. È come se ci fosse bisogno di prendervi un momento per voi stessi, anche proprio per recuperare le forze. Qui avete il 4 di spade, quindi è proprio la carta. Il 4 di spade in realtà, se ci fate caso, fa vedere un rosone dove c'è un angelo e sembrano queste le vetrate di una chiesa. Quindi nel 4 di spade molte volte si parla di un ritiro, di un appartarsi in un luogo spirituale. E siccome vedo l'inizio di un corso, per qualcuno può essere una sorta di lavoro di introspezione fatto grazie ad una guida che vi dà la possibilità di guarire il bambino interiore. Vi ricordo che il mondo fa riferimento ai bambini, di conseguenza anche al bambino interiore, come se ci fosse bisogno di prendersi un momento per se stessi, per riuscire ad avere una nuova visione. Oh, ma guardate come parlano le carte, guardate davvero. È la carta dell'appeso questa, e l'appeso parla anche di perdono, quindi se è successo qualche cosa, se vi siete resi conto che qualcuno ha cercato di rubarvi del denaro o cose di questo genere, insomma, il perdono brucia karma e poi quello vi deve essere utile per imparare ad andare avanti con le vostre gambe senza appoggiarvi ad altri. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. L'isola del tesoro e ripulire. Carta numero 9 e carta numero 21. Il ripulire lo sento molto connesso con l'appeso perché è una carta che parla di pulire le energie negative. Anche questa parla di perdono. Io credo che qua dobbiate perdonare o qualcun altro nel mese di gennaio o voi stessi probabilmente per esservi fidati di qualcun altro. E poi abbiamo l'isola del tesoro, nel senso che questa tartaruga si sta dirigendo da qualche parte con questo bagaglio che si porta dietro. È
È un po' come se vi dicessero che il vostro tesoro è dentro di voi. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Se per caso volete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono, quindi vi fate un'idea. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!